Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video andiamo a vedere velocemente una nuova feature della versione 4.1 di OpenHub che potrebbe essere considerata secondaria ma che io ho trovato molto utile. Stiamo parlando dell'help contestuale nella sidebar. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccoci sulla nostra interfaccia di OpenHub. Dobbiamo effettuare il login per vedere questa funzionalità. Quindi entriamo perché è accessibile solo agli utenti loggati come amministratori. Ci posizioniamo sulla pagina dei settings, ad esempio, e con Shift, Alt e D apriamo la sidebar, che è una cosa che era già presente nelle versioni precedenti. In questo caso però abbiamo un nuovo tab, che è il tab Help, che apre una nuova schermata all'interno di questa sidebar, dove abbiamo altri 4 tab. Il tab secondo me più importante e più utile è il primo, che è il vero e proprio help contestuale, in quanto è in grado di identificare la pagina in cui si è e dare le informazioni di aiuto inerenti proprio a quella pagina. Quindi ad esempio, se io vado sulle things, vedete che in automatico cambia il testo contenuto nella parte di help e praticamente diventa contestuale alla pagina in cui sono. Ad esempio vado su model, mi viene indicato l'help per il modello semantico. Vado sugli item, mi viene indicato l'help per gli item. Ovviamente un help molto rapido, quindi dà qualche informazione base, però poi ogni pagina ha il link alla documentazione ufficiale. Quindi questo è comodo perché io spesso mi ritrovo a dover cercare delle cose sulla documentazione e quindi se non mi soddisfa quello che mi viene messo nella pagina dell'help, vado direttamente all'help completo della funzione in cui sono. Il secondo tab è un tab relativo all'add-on e mi fa vedere praticamente i link alle guide, vedete che apre direttamente la documentazione ufficiale, comunque i link alle guide di tutti gli add-on che io ho installato sul mio sistema. Quindi praticamente qua è in grado di identificare quali add-on sono installati nel mio setup e mi mette tutti i link per andare a vederne la documentazione. Anche questo direi che è abbastanza utile. Poi abbiamo un tab che ha semplicemente delle FAQ, quindi delle domande frequenti su delle funzionalità base che possono tornarle utili in caso di utenti alle prime armi. Stessa cosa per l'ultimo tab che è il Quick Start, che è una guida per un primo setup rapido dopo l'installazione, quindi come praticamente partire da un'installazione pulita, installare gli add-on, aggiungere things, configurarle, creare l'item e visualizzare questo item nell'interfaccia grafica. Quindi proprio una guida di primo avvio, abbastanza basilare e banale, però diciamo per un utente alle prime armi può essere comoda. Effettivamente potrebbe sembrare una funzionalità abbastanza secondaria perché diciamo che non è legata direttamente alla configurazione e alla fruizione del nostro sistema, però io ho trovato molto utile soprattutto la parte di help contestuale. Non so voi se l'avete vista, l'avete provata e cosa ne pensate di questa cosa, ma io la trovo utile. Solo un'ultima nota, questa sezione qua si vede solo se lo schermo è sufficientemente grande, perché vedete io come ridimensiono la maschera sotto una certa dimensione sparisce e quando aumento riappare. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi e ci vediamo al prossimo video.